Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi vi voglio introdurre di nuovo ai passi laterali, ma questa volta senza la recinzione. I passi laterali li abbiamo già visti in altri miei precedenti video. Ecco, adesso li facciamo senza l'ausilio della recinzione. Se non l'avete ancora fatto, vi voglio ricordare di iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti e sulla campanella. Se non cliccate sulla campanella, le notifiche non vi arrivano. Di conseguenza ricordatevi sempre di fare queste due cose: cliccare su iscriverti e clicca sulla campanella. Ma adesso entriamo nel vivo del video, ma non subito, dopo la sigla. Bene, oggi vi voglio spiegare un po' i passi laterali, come fare i passi laterali, ma questa volta lontano dalla recinzione. Innanzitutto, tanto per rinfrescarvi un pochino la memoria, per quelli che hanno già visto altri miei video e invece per impostare un po' le cose nella mente delle persone che non hanno visto mai i miei video specificatamente sui passi laterali, vi faccio vedere come si fanno i passi laterali alla recinzione. Non c'è una regola, per cui in realtà si possono insegnare in varie maniere, e quella che vi faccio vedere oggi è una delle maniere più semplici e anche più adatte per cavalli che non l'hanno mai fatti i passi laterali. Utilizziamo una recinzione, e adesso utilizzerò questa. Ho una corda da 3,70 m, porto la mia cavalla alla recinzione e la prima cosa che faccio, la metto abbastanza lontana perché voglio poter utilizzare sia lo stick che lo string e mettermi al riparo da eventuali calci. Nel caso per esempio un cavallo che sia un cavallo che è molto verde, può succedere che quando utilizzo lo stick e lo string magari se si impaurisce non succede, nel senso, se si impaurisce al massimo scappa via, tira sulla corda. Se invece il cavallo è un po' dominante, quando io ruoto lo string, se magari lo vado a toccare perché rimane troppo verso di me con il posteriore, può calciare. Quindi dovete fare attenzione, mettere un po' di distanza fra voi e il cavallo. È per questo che è importante utilizzare una corda, almeno quella da 3,70 m o anche quella da 7 metri se l'avete. E ovviamente è estremamente importante e fondamentale che il cavallo non abbia paura dello stick, dello string e dell'attrezzatura. Quindi se non lo avete ancora fatto, andatevi a vedere i miei video sul gioco d'amici, su come rendere più coraggioso il cavallo, eccetera eccetera, per fare in modo che il cavallo veda lo stick e lo string come un'estensione del vostro braccio, come realmente è, e non come uno strumento di tortura, perché in realtà non è questo, è uno strumento di comunicazione, un po' come la penna in mano a una persona che deve scrivere una lettera. Senza la penna non scriverebbe bene, potrebbe infilare il dito nell'inchiostro e provare a scrivere, ma non verrebbe la stessa cosa. La stessa cosa dovrà pensare un po' al nostro stick e string, cioè io devo avere modo di poter comunicare con un cavallo allungando il mio braccio anche e arrivare a toccarlo anche laddove con la sola lunghezza del mio braccio non potrei arrivare. L'America si è incasinata un pochino con la corda, ma vediamo se riesce a liberarsi da sola, altrimenti posso aiutarla. Vediamo se ci riesce. Vediamo se ci riesce. Adesso si è fermata, adesso riparte. Devo fare in modo di aiutarla a trovare una soluzione. Vedete, lei mastica, sta cercando una soluzione all'indovinello. Ecco, bravo.
qua il piede deve stare, non là, qua il piede deve stare. Ecco, brava, non indietro ma in avanti, non indietro ma in avanti, là, ancora, là, non indietro ma in avanti. Eccola là, brava. No, ancora no. Là, ecco. Adesso mando indietro la cavalla. Lei pensa ancora di essere bloccata. Ci siamo quasi. Siamo quasi, ancora, eccola là. Un'altra cosa che potete fare quando avete la corda, ad esempio che vi casca la corda così, invece di andare là davanti al cavallo a prenderla, potete prenderla con lo stick, soprattutto quando avete cavalli verdi che potrebbero magari impaurirsi o diventare pericolosi, o magari quando vado a prendere la corda là si spaventa qualcosa di dietro e saltano addosso. Ok, torniamo al video. Quindi la prima cosa che faccio, metto la cavalla alla recinzione. Questi sono passi laterali alla recinzione, vi faccio vedere un attimo come è la partenza. Quindi braccia a 90 gradi, vedete il mio braccio, quello che tiene la corda, è parallelo alla recinzione, il mio braccio che tiene lo stick è parallelo al cavallo, 90 gradi, ok? E qui ci sono i passi laterali. Bravissima America. Vieni. Brava. E da questa parte uguale. Fate bene attenzione a come mi muovo e a come io tengo la corda e lo stick, perché ci serviranno dopo. Quindi, parallelo alla recinzione il braccio che tiene la corda, parallelo al cavallo il braccio che tiene lo stick. Ok? Super, molto bene. Brava America, vieni. Bene, memorizzate bene queste due posizioni, ricordatevi come avevo messo il braccio che tiene la corda parallelo alla recinzione, il braccio che tiene lo stick invece parallelo al cavallo. Cos'è che devo fare? Devo mantenere la stessa identica posizione al momento che chiederò al cavallo di andare in laterale senza la recinzione. Quindi facciamo conto che io qui ho la recinzione, quindi il mio braccio sinistro che tiene la corda dovrà essere parallelo alla recinzione, quindi esattamente così, e il braccio destro deve essere parallelo al cavallo. Se il cavallo mi va avanti, metto pressione davanti a lui. Metto pressione davanti a lui fino a che non riesce a fare qualche passo. Vedete? Ok, bravissima. Non mi interessa che sono partito in una direzione e ho finito in un'altra, perché nel mezzo ho dovuto fare delle correzioni. L'importante è che abbia ottenuto che il cavallo fa un paio di passi lateralmente in maniera corretta. Adesso proviamo dalla parte opposta, quindi io adesso andrò in quella direzione e metterò il cavallo in questa direzione. Quindi vado da quella parte, vedete come metto i miei bracci? Questi sono i bracci a 90 gradi, quindi voglio che il cavallo vada da quella parte, vedete? E se non tengo lo stesso linguaggio del corpo, la cavalla non capisce. Se va avanti metto pressione qua e mi rimetto a chiedere. C'è un tafano, chiedo e aspetto che riesca. Eccolo là, bravissima, super. Di nuovo faccio dalla parte opposta, quindi metto il mio braccio a 90 gradi verso parallelo alla recinzione e l'altro mio braccio
a 90 gradi che tiene lo stick parallelo al cavallo. Vedete? E già comincia a capire. Ho fatto una correzione, quindi è normale che poi dopo lei non vada dritta, chiedo di nuovo di andare. Eccolo là. Premio. Stop. Per oggi mi è sufficiente, ho impostato le basi, gli ho fatto un rinfresco della sua memoria alla recinzione, l'ho portato fuori alla recinzione, ho usato esattamente lo stesso linguaggio del corpo, ho corretto se dovevo correggere e il resto è venuto da sé. Vi do due informazioni sulla correzione. Avete visto che io ho fatto una correzione così, cioè praticamente andando davanti a lei. Ecco. La correzione la possiamo fare in funzione del cavallo in varie maniere, ad esempio possiamo anche farla semplicemente così, vedete che lei va già indietro, possiamo anche farla toccando la corda, ci sono un sacco di insetti oggi, possiamo farla anche toccando la corda, se avete per esempio lo stick e lo string insieme potete toccare semplicemente la corda, vedete? Così, tocco la corda, non tocco lei, ecco. Quindi la correzione in sostanza è sempre la stessa, devo mettere un pochino di fastidio in zona 1 qua di fronte in modo che il cavallo non pensi che andare di fronte non è una scelta giusta perché gli crea scomodità, mentre andare di lato, l'avete preparato bene ovviamente prima alla recinzione, andare di lato è molto più semplice e appena va di lato subito lo premiate. Questo è l'inizio, poi ovviamente magari dopo 7, 8, 10 sessioni di lavoro diverse il cavallo comincia a capire e essere solido, potete fare anche 100 metri, non è più quello il problema. Dovete sempre pensare di fare di più quando il cavallo funziona in fase 1-2. E funziona già abbastanza bene per essere la seconda volta che glielo faccio fare e quindi posso anche cominciare a chiedere un pochino di più, però sempre cercando di premiare più la qualità che la quantità. Vedete? Vedete, adesso lei comincia ad andare un po' in avanti e si è fermata. Adesso non posso fermarmi io perché voglio... Non è lì che devi andare, non è lì che devi andare, non è lì che devi andare, non è lì che devi andare. Lei non sta comprendendo quello che gli chiedo, quindi gli faccio fare un po' di retromarcia e la lascio ferma un secondo per pensare. Nel frattempo rimetto a posto lo string. Ecco, ha masticato, posso ripartire. Quindi di nuovo chiedo, se va in avanti metterò pressione davanti, esatto, e la lascio lì, la lascio pensare un attimo. Lascio pensare, tolgo completamente la pressione, il mio ombelico va via. Ecco, ha masticato di nuovo, posso di nuovo provare a chiedere, quindi mi rimetto nella direzione più lunga del campo, ma non è il gioco del circolo. Mi rimetto di nuovo a 90 gradi. E come vedete adesso è completamente diverso. Quindi è importante che vi ricordate sempre che quando fate le correzioni dovete aspettare che il cavallo l'abbia un po' digerita questa correzione che avete fatto, quindi lo lasciate un attimo lì, aspettate che si rilassi di nuovo, che mastichi e riprovate. Non andate di fretta perché con i cavalli andare di fretta non porta da nessuna parte. Spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto, vi abbia dato un po' di strumenti in più per poter ottenere dei grandi risultati con i vostri cavalli e noi ci vediamo la settimana prossima. To what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control.
I'm speeding fast to chase my